Prima di iniziare ci tengo a salutare Giancarlo Corona. Ciao amico! Good morning guys! Oggi è un video molto easy e voglio provare a rispondere a tutte quelle domande che Google ci dà in automatico sui motociclisti e visto che guido un Harley, sugli harleisti. Pronti a iniziare? Penso che ormai tutti quanti sappiate che Google ha la funzione di autocompletamento delle domande. Vediamo ora quali sono le domande più richieste. Perché? Strano ma vero, ma le domande di questo periodo che mi sei aspettato di trovare trovo in fondo. La prima domanda che compare è perché i motociclisti si piegano in curva? E altrimenti non si curva. Come in bicicletta, per curvare non girate lo sterzo ma piegate, è la stessa cosa. Si deve piegare sempre di più in base poi alla velocità a cui si sta andando e poi all'angolo di curva, quello che possa essere. Perché i motociclisti si chiamano centauri? Centauri deriva dalla mitologia greca, dove Centauro era questo essere che si era praticamente o unito o accoppiato con un cavallo, non me lo ricordo bene, però era questa forma mitologica del corpo del cavallo, ma al posto della testa c'era tutto quanto il busto dell'uomo. Ecco perché il motociclista viene chiamato Centauro, perché lo si immagina un tutt'uno con la motocicletta. Un'immagine fantastica. Perché i motociclisti salutano con due dita? La storia che io conosco è questa. Un cavaliere, dopo tanti giorni di lunga strada da fare per arrivare a un castello da lui tanto desiderato, si vede arrivare contro un altro cavaliere che gli fa appunto un saluto a V. Era un segno per dire: tesoro mio, sei arrivato secondo, la principessa me la sono già io. Perché i motociclisti odiano i T-Max? I T-Max, alias scaldabagno, è uno scooterone potente, performante, però che non fa di chi lo guida un motociclista. Bellissimo quel meme che dice: sentirsi un motociclista su un T-Max è come sentirsi un sub in un bidet. Ora direi di passare alle domande. Perché gli harleisti? Ce n'è una sola. Perché gli harleisti non salutano? Cioè, dire perché gli harleisti non salutano è come dire perché i jessisti non salutano. E dalla mia esperienza i jessisti salutano. Quindi vi dico anche che gli harleisti salutano. Se invece che cercare perché gli harleisti cercassimo perché l'Harley? Domanda fantastica. Perché le Harley fanno rumore? Perché non dovrebbero? E poi non è che sono le Harley a fare rumore. Una qualsiasi motocicletta è bella, fantastica, cazzuta quando fa rumore. E poi le Harley, se non fanno rumore, e sono un T-Max. Poi c'è rumore e rumore, ma il loro è musica. Perché le Harley costano tanto? Uno, tolto gli ultimi praticamente modelli dove la plastica è un pochino aumentata, che era praticamente relegata solo a 2-3 accessori sulla moto, i tastini, cosine varie. Poi ragazzi, si guida un mito e come in tutte le cose sicuramente il marchio dice la sua, ma si guida un cazzo di mito. Direi di passare invece alla versione delle domande in inglese. Why? Oh, perché tu sei qui? Perché sto facendo un video. Perché sei serio? Io? Serio? Cioè, tu sei serio nel dire che io sono serio? Oh. Perché i motociclisti dovrebbero indossare il casco? Non mi stupisce trovare questa domanda in inglese, perché se pensiamo che 600 milioni di americani, ora non tutti, non mi ricordo gli stati, quali aderiscono, quali no, però non hanno l'obbligo di mettere il casco, questa è una domanda più che sensata fatta da loro. Se mi rompo un braccio, una gamba, una mano, cose del genere, si aggiustano. Con il tempo si aggiustano. Ma se rompo la testa, che percentuale ho di poterlo raccontare? Perché i motociclisti indossano la pelle? La pelle è il miglior indumento per potersi proteggere, perché è un tessuto che dopo una scivolata, che si spera sempre che non capiti, si tira, scivola, si graffia, si rovina, ma non si lacera, strappa. Perché i motociclisti fanno incidenti? I motociclisti fanno incidenti per due motivi. Uno, esistono motociclisti che sono dei pazzi furiosi e guidano in strada come se si fosse in pista. Secondo, perché esistono automobilisti incoscienti che guidano come dei cani, allo stesso modo dei motociclisti che vanno come dei pazzi per strada. Perché i motociclisti indossano abiti luminosi? Anche se in alcuni contesti possiamo risultare un albero di Natale, siamo più visibili. Soprattutto il giubbottino catarinfrangente ci aiuta a essere più visibili. Poi, detto da me che mi vesto sempre di nero,
Ora domanda, perché Harley Davidson? Perché Harley Davidson sta fallendo? Questa è una di quelle domande che non si vorrebbe leggere, di cui non si vorrebbe parlare, perché tutti gli harleisti sanno che Harley Davidson è un pochino in crisi, perché il mercato custom sta un pochino cambiando e la fetta Harley Davidson pian piano sta diminuendo in favore delle altre marche. Scelte sbagliate? Moto nuove non proprio in tema Harley? Però se dobbiamo guardare alla storia della casa di Milwaukee, Harley Davidson si è sempre rialzata dalle sue ceneri come una fenice. Perché Harley Davidson è costosa in India? Harley Davidson è costosa in India perché c'è un discorso di importazione. Come la stessa cosa nel mercato dell'usato, nel mercato del nuovo, in America, per quanto Harley sia una moto costosa, non costa quanto costa qui da noi, per esempio in Italia, costa più che in America. Perché Harley Davidson utilizza la cinghia per la trasmissione? Richiede meno manutenzione e soprattutto si cambia ogni 80.000 km. Perché Harley Davidson sta perdendo motociclisti? Diciamo che Harley Davidson sta cercando di acquisire una fetta di mercato più giovane rispetto agli anni passati. Ecco perché Pan America, Bronx, Livewire. Questo d'altronde però rompe le palle ai suoi motociclisti storici. Ragazzi, grazie di essere rimasti con me, spero che vi siate divertiti come magari mi sono un pochino divertito io. Iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!